Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincao e questa è la Masterclass di Microsoft Access. Siamo giunti alla conclusione della parte intermedia di questo corso, quindi oggi che cosa vedremo? Due cose importanti, quindi come schedulare un database Access in modo che vada da solo, completamente in automatico, senza che voi dobbiate andare a fare attività manuali e vedremo anche la condivisione del progetto, ovvero di tutte le librerie che vi ho mostrato, che vi ho spiegato nelle lezioni precedenti. Quindi in descrizione, ovviamente per chi è abbonato almeno a livello studente, si potrà scaricare questo progetto in modo da poterlo utilizzare e avere tutto pronto in modo da applicarlo sui vostri progetti. Allora andiamo subito a vedere come ho configurato il file con la condivisione delle librerie. Allora, che cosa ho fatto qui? Praticamente ho fatto una tabella eventi, ho fatto una tabella custom, eventi custom e una tabella da esportare perché avevamo visto anche il CSV. Non ho messo la macro che praticamente va a fare il lancio di una istruzione di Excel perché aveva più file, quindi quello dovete andare a prenderlo nella lezione dedicata. Poi qui ho fatto due macro che tra poco andiamo a vedere a che cosa servono, e qui ci sono un po' tutti i moduli. Quindi il modulo funzione base è il vostro modulo che dovrete trasportarvi su tutti i vostri database, tant'è che qui trovate appunto tutte queste funzioncine rapide, quindi eseguire una query, verificare se la tabella eventi esiste, finire, quindi quando chiudo l'istruzione automatica lui mi scrive un evento di chiusura sulla tabella eventi, un evento di inizio, scrivo un errore se trovo un errore, scrivo un evento custom, la funzione di sleep, quindi se vogliamo fare uno sleep di qualche tipo, e la funzione di wait event. Quindi tutte queste funzioni sono quelle funzioni che poi noi attraverso il modulo aggiornamento andremo a richiamarle per andare a fare tutti i nostri passaggi, creare un modulo che ci permette di fare un aggiornamento automatico del nostro database, completamente automatico appunto, e abbiamo tutte le funzioni pronte. Quindi poi ho fatto appunto il modulo di aggiornamento, un esempio, ad esempio qui adesso capiremo perché ho scritto questo svuota tab e queste cose qua su che vi spiego tra poco, però c'è la funzione aggiorna, ok, dove noi andiamo a impostare una routine di gestione degli errori, quindi poi qui la potete creare come meglio credete, e poi lo standard, quindi disattivo gli avvisi, inizializzo la tabella eventi, inizio a scrivere le query, piuttosto che scrivo un evento magari con una variabile, piuttosto che faccio un evento custom su una tabella dedicata, o piuttosto che vado a fare ad esempio la gestione di un white event. Adesso questo l'ho commentato perché dopo lanceremo questa funzione per far vedere un esempio di lancio automatico col task scheduler. Quindi, e poi ovviamente qui finisce. Poi che cosa ho fatto? Ho fatto anche un modulo verifica file, avevamo fatto anche una lezione che va a fare la verifica della consistenza del file, quindi anche qua vi trovate tutto quanto pronto dentro qua, quindi se vi serve vi prendete questo modulo. E poi ho fatto anche un moduletto che fa l'esportazione del CSV che avevamo visto in precedenza. Quindi in questo database ovviamente trovate praticamente tutto quello che avete, o quasi tutto insomma. Ok, visto questo andiamo a fare la nostra schedulazione. Quindi che cosa è che dobbiamo fare? Noi ipotizziamo che qui abbiamo tutta una serie di query che fanno delle lavorazioni nel nostro database. Abbiamo detto che DB che cosa fa? Fa tutta una serie di trasformazioni dei dati. A un certo punto, quando arriva alla fine, noi dobbiamo sempre creare una tabella. Cerchiamo di non connettere mai i file Excel a delle query, perché c'è un errore molto raro del motore di Access che magari Excel tira su dati sbagliati. Quindi oltre ad avere il tempo di esecuzione della query del database, se collegate l'Excel a una query di Access, ok, rischiate di incappare anche in questo rarissimo problema che non vi renderete conto che è presente se non analizzate bene i dati. Quindi ogni volta che terminate le vostre trasformazioni storate la tabella, storate i dati su disco, quindi su una tabella fisica. Quindi qua creerete una serie di query di eliminazione, accodamento, aggiornamento, creazione, tutto quello che volete. Quindi tutte queste query di esecuzione, quindi non di selezione che vado a vedere il risultato sull'Access, su una query di Access, ma sono esecutive perché vanno a fare delle operazioni sulle tabelle, ok, le vogliamo andare a lanciare in modo
automatico. Per lanciare in modo automatico abbiamo visto appunto la verifica del CSV piuttosto che la verifica degli eventi, ok? Però ci serve lo schedulatore. Lo schedulatore è appunto l'utilità di pianificazione di Windows. Utilità, eccolo qua, utilità di pianificazione. Se ce l'avete in inglese dovete scrivere task. Se scrivete task vi compare comunque lo stesso, task scheduler. In inglese è task scheduler, comunque vedete così non compare, ma se scrivete solo task in inglese lo riesce a trovare anche se ce l'avete in italiano. Quindi se clicchiamo qua, che cosa succede? Ecco che qui c'è l'utilità di pianificazione di Windows, quindi voi da qui potete andare a fare delle schedulazioni. Vedete, ce ne sono già tante dentro che sono schedulazioni di sistema. Ad esempio questo è l'antivirus che verifica l'aggiornamento, se i database sono aggiornati. Quando installate i software a volte si creano queste schedulazioni dentro e voi ad esempio non lo sapete, però esistono. Diciamo che qui ci sono le librerie sulla sinistra, quindi noi apriamo. Io ho già fatto un progetto per YouTube, quindi qui avevo fatto una cartella, quindi tasto destro su utilità di, scusate, si clicca qui, bisogna proprio fare clic, perché se sono cliccato qui e faccio tasto destro mi compare questo, ma se faccio clic su librerie col sinistro poi faccio tasto destro, ecco che posso fare una nuova cartella. Quindi fatevi una cartella di progetto, una o più cartelle di progetto, e dentro lì iniziate a mettere le vostre schedulazioni. Ora qui ce ne sono già un pochine, ma diciamo che adesso facciamo quella per l'Access. Quindi com'è che si fa a fare con l'Access? Come deve funzionare una schedulazione di Access? Ci sono 3 schedulazioni da fare per ogni database. Queste sono quelle che io consiglio. Se vedete qua su io ho messo praticamente delle istruzioni, queste 3 istruzioni. Allora questa è la riga di comando che serve per richiamare il software, e tra poco vediamo bene come funziona questa cosa qua. Questa è l'istruzione che praticamente vedete qua giù c'è scritto, praticamente ho scritto svuota tabelle, qui c'ho scritto compact e qui c'ho scritto aggiorna database. Quindi le 3 operazioni che noi dobbiamo fare, la prima cosa che dobbiamo fare è dato che l'Access quando arriva alla dimensione di 2 giga, ok, quando arriva a 2 giga che cosa succede? Quindi quando qui vedrete 2000 megabyte, quindi 2 giga, ecco questo è 1 giga e 45, quindi quando arriva a 200 esplode e non funziona più. Quindi noi in modo cautelativo con uno schedulatore dobbiamo tutti i giorni andare a schedulare un compattamento del database. Però se noi abbiamo tutta una serie di tabelle dentro il database che sono piene, magari hanno anche milioni di record, quando noi facciamo la compattazione del database in realtà non lo comprime bene, o meglio lo comprime bene, però comprime tutti i dati che sono contenuti in esso. Se poi noi nelle query che abbiamo di qua facciamo una query di creazione, andiamo magari a cancellare, quindi quando si eseguirà la query di creazione, quella tabella che magari ha dentro 1 milione di record, quindi creazione, cancella la tabella esistente e crea una nuova tabella col nuovo 1 milione di record, che magari è una grafica nuova aggiornata che è arrivata oggi. Quindi se noi facciamo questa operazione, quindi compattiamo il database con la tabella piena, ok, lui raggiunge una compressione di un certo tipo. Ad esempio abbiamo il database a 1,5 giga, comprimiamo, magari lo abbiamo a 1,2 giga. Ovviamente se lo decomprimiamo, cioè se svuotiamo la tabella, quando andiamo a fare la compressione del database andremo meno, quindi arriveremo magari a 200 mega, quindi è ovvio comprime di più perché ci sono meno dati, mi direte voi. Però in realtà attenzione, perché poi quando la tabella cancella quella tabella che ha dentro milioni di record, in realtà occupa più spazio, nel senso che quando io comprimo un database con una tabella piena non ho una compressione fatta veramente bene. Per farla bene sul database, avere una situazione veramente pulita, bisogna svuotarle le tabelle. Svuotate tutte le tabelle di passaggio, non serve eliminare fisicamente la tabella, basta svuotarla, e dopodiché andate a fare la compressione. Quindi il primo passaggio è proprio andare a fare un svuota tabelle. Quindi che cosa ho fatto io qua? Ho fatto una funzione svuota tabelle, quindi ho chiamata svuota tabelle e qui faccio l'elenco delle query di eliminazione. Quindi faccio un call esegui query e richiamo la query 1, la query 2 e così via. Che cosa significa? Vedete che qui ho una query che va a svuotare la tabella eventi. Ipoteticamente magari voi avete appunto la query 1, ok, la query 2, ok, che vanno a svuotare magari
tabelle che hanno dentro 1 milione di record. Quindi qui farete la query che andrà proprio a fare eliminazione della tabella che volete andare a svuotare. Ok, fatto questo, voi prendete tutte queste tabelline qua, queste query, scusate, di eliminazione, e le mettete qui in elenco, così noi la prima schedulazione che partirà prima di tutte andrà a svuotare il database. Dopodiché si mette una schedulazione di qualche minuto e si va a fare la compressione, così lui comprimerà al massimo. Vedete, adesso ha 996 kilobyte, quasi 1 mega. Dopo, quando faremo la schedulazione, vedrete che probabilmente qui andrà giù a 200 kilobyte, quindi andrà a fare la compressione, così il nostro sistema sarà sempre ottimizzato in automatico tutti i giorni, quindi svuota, compatta. Dopo che noi abbiamo svuotato e compattato, ovviamente se non dovete cancellare il contenuto di una tabella per qualche motivo, eventualmente la omettete, però se potete metterla in eliminazione fatelo sempre. Dopodiché si farà una terza schedulazione che avvierà praticamente la funzione aggiorna, quindi quando avvierà questo il sistema è stato pulito, è stato ottimizzato, e allora a quel punto andrà ad aggiornare praticamente il nostro database con tutte le cose che deve fare, che voi decidete di fargli fare. Perfetto. Come si fa però con il task scheduler a richiamare queste due funzioni? Non si può se non utilizzando un trucchetto. Praticamente l'utilità di pianificazione può richiamare solo delle macro. Le macro sono queste, invece quello che sono dentro al modulo Visual Basic, queste sono funzioni. Ok, quindi noi per avviare la funzione che sta dentro al modulo Visual Basic facciamo una semplicissima macro, quindi andiamo sul menu crea e facciamo macro qua in alto a destra. Quando esce questa cosa qua, che cosa facciamo? Adesso ne apro una che ho già fatto, ad esempio quello del svuota tabelle. Ci facciamo gli imposta avvisi, li mettiamo no. Ricordatevi che per vedere imposta avvisi bisogna premere questo bottone qua, mostra tutte le azioni, perché se io vado qua e cerco imposta avvisi, vedete che non compare. Se io invece premo questo bottone qua, adesso scrivo imposta avvisi, ecco che compare. Quindi l'imposta avvisi dicevamo che è quello che disattiva gli avvisi, quindi se c'è un messaggio che dice premi sì o premi no, lui dice sempre sì. Quindi qui mettiamo l'imposta avvisi a no, e poi qua gli diciamo guarda il nome della funzione, quindi esegui codice. Quindi se noi andiamo qua e facciamo esegui codice, ci compare questa istruzione, premiamo tab e lui ci dice, vedete, nome funzione, quale nome di funzione devo avviare. Perfetto, allora qui non facciamo altro in questa casella qui ad andare ad inserire praticamente il nome della nostra funzione, quindi questo qui. Questo qua sarà la funzione che la macro andrà ad eseguire, quindi lo schedulatore che cosa fa? Avvierà questa macro che fa imposta avvisi, poi avvierà questa funzione qui, e quando ha finito va a riattivare gli avvisi. Tendenzialmente si fa questa sequenza di default, anche se in realtà l'imposta avvisi si può omettere, perché poi quando finisce ovviamente il database si chiude. Ok, allora adesso andiamo a schedulare questa macro qui. Vediamo con utilità di pianificazione come si fa. Quindi andiamo sulla destra, in alto a destra, qui abbiamo creatività di base che praticamente fa una procedura guidata, ma scartate, la facciamo sempre quella completa. Andiamo su creatività, quindi premiamo qua e si apre praticamente questa finestrella qua. Allora, come funziona? Praticamente qui dobbiamo dare un nome all'attività che poi non potremo più modificare se non con un specifico trucco che vediamo, eventualmente ve lo mostro alla fine di questa lezione. Quindi qua decidiamo, ad esempio, io la regola che mi do qual è? Do il nome del database, quindi vado qui, mi prendo il nome del database che è praticamente questo qua, in modo che poi visivamente dal nome della schedulazione capisco che cosa faccio. Prendo il nome del database e ci scrivo svuota. Ok, così vado a svuotare il contenuto del database. So che questa schedulazione farà questa procedura. Poi sotto posso metterci una descrizione se voglio commentare quello che sto facendo. Qui una cosa importante, se andate ad installare dei robot, ipotizziamo che voi state installando un sistema automatico all'interno del cloud, quindi avete una virtual machine dove poter far girare le vostre schedulazioni, in modo da non creare le schedulazioni, farle girare col vostro PC e lasciare il vostro PC acceso magari tutta la notte. Se avete una virtual machine che sta in cloud, potete configurare tutto lì. Tendenzialmente le schedulazioni non si fanno girare sul proprio utente, potete benissimo farlo senza nessun problema, però sapete che quando gira con il vostro utente
non bisognerebbe mai accedere a quel server col vostro utente, perché se stanno girando delle procedure poi potreste dargli fastidio. Eventualmente si accede solo per fare un debug, per vedere che tutto stia andando bene, però poi effettivamente non ci potete lavorare. Allora tendenzialmente io che cosa faccio? Quando faccio queste attività di automazione, vado e creo un nuovo utente di sistema, quindi creo proprio un utente come se fosse un utente fisico, gli assegno ovviamente una licenza di Office, quindi c'è un costo per fare questa cosa qua. Create quindi un utente a sistema, assegnate la licenza di Office in modo che possa lavorare con Excel, Access e così via, e poi qui che cosa faccio? Cambia utente, quindi qua vado e seleziono il mio robot, quell'utente che ho creato è un robot che io poi utilizzerò per far girare tutti i miei processi di automazione. Per dirvi, io per parallelizzare il massimo e gestire veramente tante cose uso addirittura 5/6 robot contemporaneamente, perché poi se iniziate ad aprire ad esempio 100 processi in simultanea, vanno tranquillamente anche solo con un robot, però fa un po' più fatica perché sta condividendo le risorse di sistema in un certo modo. Se ripartizionate il carico su più robot è un po' più veloce, però ovviamente sono costi differenti. Però avere anche solo un robot aiuta tantissimo. Poi la parte sotto anche è importante, qui è sempre importante eseguire con privilegi elevati, in modo tale che potete anche ometterla, per questo tipo di attività potete anche metterla, però se fate clic qui sapete che accedete come amministratore, nel senso che se fate delle cose particolari, lui qui è autorizzato a procedere con privilegi elevati, quindi andrà avanti senza chiedere cose strane. Poi qui che cosa c'è scritto? Esegui solo se l'utente è connesso, esegui indipendentemente dalla connessione degli utenti. Allora questo è un tema particolare, nel senso che tendenzialmente si usa questo. Se lo fate nel vostro PC, che cosa succede? Che quando voi metterete l'attivazione, perché poi qui sull'attivazione gli diciamo quando deve girare questa cosa qua, quindi quando lui scatterà e attiverà questa schedulazione, vedrete sul vostro ipotetico PC che si apre il database da solo e lui inizia a lavorare. Quindi che cosa succede? Che praticamente se noi andiamo sul task manager, quindi qua giù ho fatto che cosa ho fatto? Praticamente sono andato giù nella barra, no? Dove non ci sono le iconcine, faccio clic destro, gestione attività, ok, il task manager in inglese. Se andiamo qua sugli utenti, ok, vediamo che qui c'è il mio utente, no? E praticamente è in stato connesso, quando non c'è scritto niente è in stato connesso. Quindi qui praticamente si alzerà un processo che andrà ad aprire il database e lui inizierà a lavorare, voi lo vedete qua. Se siete in una virtual machine, ok, voi vi loggate dentro la macchina e poi la chiudete con la X, quindi non fate start e poi fate ad esempio disconnetti, no, uscite dalla virtual machine premendo la X, così che cosa succede? L'utente nella macchina rimarrà logato, però va in stato disconnesso, ok? Quindi l'utente è attivo dentro la macchina, solo che voi il server però l'avete chiuso, così il vostro PC lo potete spegnere senza problemi, ma nella macchina che è in cloud l'utente è sempre collegato. Con questa opzione, ok, funziona, il processo va su all'interno della virtual machine anche se l'utente è in stato disconnesso, che è diverso dal log off. Quindi come funziona? Se invece mettiamo esegui indipendentemente dalla connessione degli utenti, che cosa succede? Se io premo qui, quando io vado nel task manager e questo utente, ipotizziamo che siamo nella virtual machine, perché se noi spegniamo il computer ovviamente questa opzione è ininfluente, nel senso non parte nemmeno se mettete quella opzione, però se avete una virtual machine è importante perché potete far eseguire quel processo in RAM, in modalità virtuale, quindi a prescindere che l'utente sia collegato o non sia collegato alla macchina, quindi in stato disconnesso, ok, proprio non c'è, quindi voi fate start log off, non è proprio logato, il processo va su. Dove va su? Va su nella scheda dettagli, quindi qui vedrete ad esempio un access che va su e lo vedete assegnato all'utente a cui è assegnato praticamente la pianificazione, che è l'utente che c'è qua. Però attenzione, se fate questa cosa qua apparentemente è una cosa bella perché lui va su in virtuale, ok, però se poi voi dovete fare un debug, quindi magari entrare nell'utente per vedere che cosa c'è che non va, perché magari è lì fermo per qualche motivo, no? Non lo potete fare, quindi dovreste buttare giù il processo,
aprirlo col vostro utente e andare in debug a manina. Quindi ci sono pro e contro su questa attività. Tendenzialmente per iniziare io vi consiglio evitate questa opzione qua e utilizzate sempre questa finché non ci avete preso bene confidenza. Poi magari su quella sotto ci torniamo quando andremo a fare qualche progetto un po' più complesso su queste cose qua. Comunque questa è la prima pagina. Che cosa facciamo? Attività, quindi noi qua abbiamo definito il nome della pianificazione, l'utente che andrà a eseguirlo, e diciamo esegui solo quando l'utente è connesso. Abbiamo messo privilegi più elevati. Su attivazione decidiamo quando deve girare questa attività, quindi se andiamo qua ad esempio vedete possiamo fare il 24, possiamo dirgli che gira alle 11, ok, e possiamo decidere se farla girare una volta, se farla girare giornalmente, se farla settimanalmente, quindi mettiamo che deve girare tutti i lunedì, i martedì, i mercoledì, giovedì e così via, piuttosto che mensilmente mettete praticamente quello che dovete mettere. Tendenzialmente si fa la settimana perché si fa girare magari tutti i giorni lavorativi, ok, e poi gli si può dire guarda, qui le opzioni sono semplici, ritarda l'attività fino a qui si va a ritardare praticamente l'esecuzione, ripete attività ogni ora se dovete ripeterla più volte durante il giorno, arresta attività eseguite per più di, questo è importante. Questo qua dovete dirgli tendenzialmente, se questa è un'attività che gira una volta al giorno, tendenzialmente qua si mette un giorno. Ok, si mette un giorno perché se il database per qualche motivo non si chiude nel modo corretto e resta appeso, ok, questo andrà a terminare l'attività in automatico dopo 24 ore. Se fate un'attività che ogni ora dopo deve riavviarsi, allora qui conviene mettere 50 minuti oppure un'ora, in modo da essere sicuri che questa attività non vada in contrasto poi quando viene richiamata un'altra volta. Qui si decide se questo specifico task pianificazione è attivo o non attivo, perché quando voi ne avete creato uno potenzialmente ne potete fare anche un altro, quindi potete fare questo, vedete, ok, e quindi lui avrà una pianificazione e un'altra pianificazione che magari è differente, ne potete fare quante ne volete. Quindi da qui potete decidere guarda, questa la disattivo, così io qua giro solo questo, avete attivato, disattivato, ok, e quindi qua create appunto il task. Su azioni, ecco la parte più importante. Qui dobbiamo dirgli che cosa deve fare questa attività, questo task. Quindi andiamo su nuova e qui che cosa facciamo? Ci compare questa finestra e qui vedete avvia di programma. Qui possiamo fare anche diverse cose, però oggi ci concentriamo sull'avvia di programma. Ma che programma dobbiamo avviare? Ecco che io ve l'ho messo qui sul modulo. Praticamente se avete Microsoft 365, il percorso da inserire con le virgolette, ok, è questo qua. Quindi noi ci prendiamo questo percorso qua, andiamo sulla nostra schedulazione, qui vedete ci sono le virgolette, è importante mettere le virgolette. Comunque questa è la posizione di dove è installato il nostro Access. Se noi andiamo qui sull'Access, facciamo tasto destro su Access e facciamo proprietà e poi qui gli diciamo apri percorso file, ok, noi troviamo la posizione del nostro file che è questo, quindi noi gli dobbiamo dare il percorso con nome file.estensione, ma se osservate la troviamo anche qua, ok, quindi basta copiarsi questa riga, quindi si fa un clic dentro, si fa CTRL più A, così lui seleziona tutta la stringa, si fa CTRL C, qua annulliamo, andiamo qua e qua si fa CTRL V, così quando lui avvierà questa schedulazione avvierà Microsoft Access. Però non gli abbiamo spiegato che cosa devi fare quando hai aperto Microsoft Access, perché lui apre un Access vuoto senza niente, quindi è in attesa di sapere quale Access andare ad aprire. E ecco che dobbiamo compilare gli argomenti facoltativi. Quindi qui in questo caso qua ecco che vi ho già fatto la seconda righetta, quindi vedete qua gli si dà il percorso di dove è posizionato il file, quindi percorso, nome file, punto, estensioni, ricordate sempre le estensioni su queste cose qua, e poi in fondo gli si mette slash, si fa uno spazio dopo che si è dato il percorso, qui non ci sono le virgolette, si fa uno spazio slash X che dice guarda, la X gli dice guarda avvia questa macro. Quale macro? Facciamo un altro spazio e gli dico svuota tabelle, perché noi abbiamo chiamato la macro svuota tabelle. Se andiamo a vedere nel database si chiama proprio svuota tabelle, è la macro, non è il nome della funzione, perché il nome della funzione viene richiamato dalla macro. Ecco che tramite questo comando noi possiamo andare ad attivare la macro, quindi andiamo qua
E qui in questa cosa qua scriviamo appunto questa cosa qua. Se dobbiamo cambiare la macro di avvio, ok, al posto di svuota tabella scriviamo un altro nome. L'importante è mettere percorso nome file spazio /x spazio macro di access che vogliamo avviare. A questo punto diamo l'ok. Ok, eccoci qua. E noi l'abbiamo fatta. Condizioni sono, se volete guardatele voi, ci sono alcune opzioni, potete scegliere. Su impostazioni, ecco, una cosa interessante è questo flag qua giù qua. Se l'attività è già in esecuzione applica la seguente regola, quindi se per caso l'attività è già in esecuzione e voi la state rilanciando per qualche motivo, però è già in esecuzione un'altra attività, qua potete decidere che cosa deve fare questa attività, quindi non avviare una nuova istanza. Quindi se è già in esecuzione e voi andate a rieseguirla, non avvierà una nuova istanza perché è impostato così. Oppure dice esegui una nuova istanza in parallelo, quindi lo tira su 2 volte, oppure accoda una nuova istanza, quindi appena quella di prima avrà finito, questa potrà essere avviata, lui resterà lì in attesa finché quella che è ancora in piedi non ha terminato, oppure arresta l'istanza esistente. Io di solito utilizzo questa perché se penso a un aggiornamento giornaliero, ok, se arrivo ad avviare, perché questa qui si avvierà una volta al giorno, ok, se l'avvio vuol dire che la chiusura di quella precedente per qualche motivo è andato male. Quindi qui faccio, oltre al flag che vi ho detto di mettere praticamente qui all'interno delle attivazioni che dopo un giorno l'arresta, ok, è praticamente più o meno la stessa cosa. Quindi qua vado ad arrestare questa qui, ma qui è una forzatura ulteriore che arresta proprio tutta la schedulazione, quindi se ne trova una esistente la butta giù e ne lancia una di nuova. Quindi io tendenzialmente uso questo. Anche qua interrompi se eseguita per oltre, anche qua conviene mettere un giorno. Io tendenzialmente quello che è scritto qua, ok, un giorno, lo metto anche appunto come vedevamo qua, che è la stessa funzionalità. Però se avete più schedulazioni, più attivazioni, ok, magari questa va gestita in un modo diverso, dipende insomma sempre da quello che dovete andare a fare. Queste sono le cose importanti da capire. Quindi fatto questo, ecco che lui ha fatto la mia schedulazione. Adesso che cosa facciamo? Facciamo una cosa che impariamo, un trucchetto. Se noi facciamo doppio clic, entriamo in modifica, vedete che questo nome adesso si è frizzato, non lo possiamo più cambiare, quindi attenzione a come lo create. Dato che noi adesso dobbiamo fare la schedulazione di compattazione, che in realtà è molto simile alla precedente, vedete, perché è tutto uguale, solo che ci metto /compact, quindi se io faccio slash, che è lo slash sopra al 7, quindi shift 7, e ci scrivo compact, lui lancerà la compattazione di questo database. Quindi al posto di questo ci metto compact. Se ci metto x aggiorna db, ovviamente lancio l'aggiornamento del database, che è questa funzione qua alla fine, perché dentro qua appunto c'è una macro che richiama questa funzione. Allora, per far veloce, per non star là a ricablare tutto quanto come prima, che cosa facciamo? Andiamo sull'utilità di pianificazione, ok, facciamo nulla. Adesso noi facciamo un trucchetto, che questo è molto utile anche per salvarvi queste schedulazioni e metterle da qualche parte, o se dovete caricarle anche su un'altra macchina. Quindi che cosa facciamo? Andiamo qui sulla destra e qui in basso praticamente che cosa facciamo? Facciamo un bel esporta. Ok, facciamo esporta e diciamo dove la salviamo. Adesso magari la mettiamo un attimo sul desktop, la salviamo qua, facciamo salva. Vedete, lui crea un XML. Quindi quando noi facciamo salva, ecco che lui ha esportato tutti i parametri di questa schedulazione. Adesso andiamo a reimportarla, quindi andiamo qui sulla destra e facciamo importa attività. Quindi se facciamo importa attività, andiamo, ce la prendiamo, ok, facciamo apri, ecco che lui me la apre, ok, quindi anche se dobbiamo cambiare il nome, in realtà con questo trucchetto qua la esportate e la importate, ecco che ne state creando una di nuova, quindi eventualmente prima di importarla questa la cancellate, poi venite qua e la rinominate e la salvate e avete già finito, praticamente così potete anche andare a rinominarla. Però noi dobbiamo fare il compact, quindi qua gli diciamo compact, ok, tutto il resto va già bene perché me l'ha già fatto. Il compact dovrà partire dopo lo svuota, quindi qui andrete a mettere un orario successivo a quello di eliminazione. Di solito bastano anche 2 o 3 minuti, o bisogna comunque fare un test a vedere le query di eliminazione quanto ci mettono a cancellare tutto. Comunque tendenzialmente 2-3 minuti dovrebbero essere sufficienti, eventualmente mettetene 5 per sicurezza. E poi che cosa fate? Andate su azioni, entrate qua, andate giù in fondo, come dicevamo, qui ci scriviamo al posto x macro, ci scriviamo compact. Ecco che abbiamo già finito, facciamo ok ed è già tutto configurato, non serve che rifacciamo tutto. Adesso facciamo di nuovo importa, prendiamo ancora questa e ci facciamo l'ultima, quindi qua è aggiorna db
quindi di solito questa io faccio aggiorna, quindi faccio svuota compact aggiorna, faccio l'attività, le azioni, che cosa faccio? Vado giù in fondo e gli dico x, non mi ricordo più, x addb, perfetto, allora mettiamo quello. Ecco che io ho fatto praticamente le 3 schedulazioni, quindi queste dovranno girare in sequenza, ok? Quindi se io adesso lancio questa, ok, lui andrà, aprirà il database e svuoterà le tabelle, queste qua adesso non la lancio perché queste query esistono, però diciamo che non funzionano, ma comunque lancerà questo. Facciamo un test con quella di compattazione, quindi vediamo che qui il database pesa 996 kB, vediamo quando lanciamo quella di compattazione, esegui, lui qua quando fate esegui vi fa vedere in esecuzione, se volete vedere si è aperto un attimo e poi si è chiuso, è stato velocissimo perché è piccolo il database. Qui dovete fare F5, vedete che è cambiato lo stato, qui lo stato non cambia in real time, quando voi entrate in questa pagina finché non premete F5 non vedete gli stati che cambiano, quindi se volete vedere la situazione in tempo reale di com'è premete F5 e vedete lo stato. Comunque andiamo a vedere che cosa ha fatto, vedete che praticamente dov'è, eccolo qua, da 900 kB è passato a 552, quindi ha fatto la compattazione, è proprio come se noi fossimo andati su strumenti e avessimo premuto questo bottone qua, compatta e ripristina. Adesso vediamo che le tabelle eventi sono vuote, ok, facciamo un tentativo di aggiornamento e vediamo che cosa succede. Andiamo qui, facciamo destro su aggiorna, esegui, è andato in esecuzione, è andato giù, perfetto, adesso ho scritto aggiorna, vedete aggiorna, ho sbagliato a scrivere il nome nella macro, quindi andiamo qui e vediamo l'errore, quindi struttura, ecco che qui ho scritto aggiorna con una G e poi adesso ho controllato anche, vedete lui mi suggerisce la funzione, comunque dimenticavo di dirvi che vanno anche aperte e chiuse le tonde, per far eseguire la funzione è importante mettere anche aperta e chiusa tonda, ok, quindi aggiorna aperta e chiusa tonda, chiudiamo la macro, la salviamo, adesso riproviamo a fare un test, quindi facciamo F5, vediamo che qui è in esecuzione, salviamo le macro, perfetto, ok, è andato giù, tasto destro esegui, ecco che lui è andato, ok, e praticamente se noi andiamo a vedere, ok, ha praticamente scritto tutto quanto, quindi ha creato proprio il database. Ci resta solo un'unica cosa che dobbiamo andare a dirgli, praticamente vedete il database è rimasto aperto, noi dobbiamo farlo terminare, allora si va nel modulo di aggiornamento, andiamo giù in fondo dove praticamente abbiamo terminato i nostri processi, non facciamo altro che scrivere docmd.quit, attenzione che c'è anche close database, ok, che il close database è come andare sulla macro, ad esempio qui, e scrivere chiudi access, ok, però se voi eseguite questa cosa qua, chiudi access, rimarrà comunque aperta l'istanza di access, adesso ve lo mostro, bisogna fare proprio attenzione a questa cosa qua. Se io vado qui, vedete, vado qui, eseguo questa istruzione qua, lui mi chiude sì il database ma l'istanza di access mi rimane aperta, quindi se lo mettiamo qua otteniamo lo stesso risultato. L'istruzione giusta è proprio docmd.quit. se io arrivo qui, faccio F8, mi sposto sul docmd.quit, faccio F8, vedete che si è chiuso proprio tutto l'access, quindi se andiamo a ripetere l'esercizio, esegui, aggiorna, facciamo esegui, vedete che lui parte e poi si è chiuso. Se faccio F5 ha terminato. Un'ultima cosa e poi abbiamo praticamente finito tutto, quindi abbiamo messo la chiusura del database, chiusura totale di access, ok. Attenzione che quando voi fate chiudi, ok, che cosa succede? Che voi avete il display alert false, quindi arriva giù, finisce l'istruzione ed esegue questo, quindi in realtà voi andate a chiudere il database, quindi quando fate questa operazione qua in realtà quello che mettiamo qua con imposta VCC non serve più, perché già quando termina la funzione aggiorna io in questo punto vado a dirgli chiudi il database, quindi in realtà la funzione si può ulteriormente semplificare, la macro si può semplificare così, quindi chiudiamo questo, lo facciamo anche sull'altro e ecco che noi praticamente abbiamo terminato. Ovviamente questa procedura, quando voi andate a creare una schedulazione di questo tipo, se ne fate per 10 database sullo stesso utente, quando parte la schedulazione lui andrà a
parallelizzare il database Access. Che cosa significa? Che quando noi lo apriamo e poi magari ne apriamo un altro, andiamo a guardare il task manager che cosa fa, vedete, lui ogni volta che apre un access comunque va a parallelizzarli, quindi loro potranno andare su anche in parallelo, ne potete mettere anche 10 che vadano a lavorare in contemporanea tutti quanti, senza doverli aggiornare uno alla volta in sequenza. Quindi questa cosa è veramente molto utile. Bene, io direi che con questa lunga lezione abbiamo terminato. Ricordo a tutti che in allegato per gli abbonati è disponibile il download di questo database con tutte le funzioni pronte da utilizzare per voi. Come sempre, se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e ovviamente se non siete ancora abbonati magari pensate di sostenere il canale cliccando anche sul bottone abbonati. Vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata. A presto!